Oggi si parla esclusivamente di Rossi. Dopo un 2019 disastroso e la nuova stagione poco più che iniziata, lui dice di voler continuare a correre anche nel 2021. Ha voglia di correre e di continuare a provare a migliorarsi. Per farlo ha sul tavolo un contratto con il team Petronas da firmare e nel box quella che sarà l'ultima evoluzione dell'M1. Secondo me però c'è stata un po' di confusione riguardo le percentuali. Quindi 99% l'anno prossimo ci sarò con Petronas. In primis quell'1% che manca. Riguardo il 99% non ci sono tante domande. C'è dentro un Rossi in griglia con una moto 2021, un team di altissimo livello, fiumi di soldi, sponsorizzazioni e chi più ne ha più ne metta. Siamo un po' lontani dalla firma, nel senso che ancora stiamo lavorando, però molto probabilmente ci sarò l'anno prossimo. Lavorando su cosa quindi? Ci sono dei dettagli legati alla sua squadra, che lui vorrebbe portarsi dietro per intero evidentemente. Petronas non vuole rivoluzionare il personale, considerando che c'è la possibilità che sia per un solo anno. Allo stesso tempo però Quartararo ha detto espressamente di voler portarsi dietro la sua di squadra quando passerà al team ufficiale. Questi sembrano essere gli unici angoli da smussare in termini di contratto, ma pensare che questi dettagli rappresentino quell'1% mancante è sbagliato secondo me. I dettagli del contratto non stanno impedendo a Valentino di firmare. Il contratto con Petronas è quasi pronto per essere firmato nel caso in cui Valentino decidesse di continuare a correre. Questa è una cosa abbastanza evidente che già sapevamo, ma che ultimamente tutti sembrano aver dimenticato. E da cosa dipende allora? Se facciamo la media di tutta la carriera di Valentino, il risultato è identico. Valentino e Márquez ad oggi hanno la stessa media. Qualche mese fa ho spiegato in quest'altro video come l'intera carriera di Rossi sia stata sempre accompagnata dai risultati. Raggiungere determinati risultati o anche solo avere la consapevolezza di poterli raggiungere sono stati, insieme alla passione, i fattori che hanno alimentato la sua carriera, da sempre, finché si è arrivati al 2019, che è stato il primo anno dove sia i risultati che le prospettive sono venute a mancare. Aggiungete a questo le prestazioni di Quartararo e di Viñales e insieme fanno la tempesta perfetta per Valentino. E quindi adesso? L'anno scorso Rossi, di fronte alla solita domanda riguardo il suo futuro, ha ripetuto la stessa cosa 100 volte e adesso di colpo hanno perso tutti la memoria. Ha sempre detto di voler aspettare qualche gara, valutare la situazione in base ai risultati ottenuti o comunque in base alla presenza o meno di una possibilità di miglioramento e poi decidere. Quindi nonostante il mercato pazzo, nonostante i giovani rampanti, nonostante le selle che scarseggiano, nonostante lo smacco, secondo alcuni, di essere stato spedito al team satellite, nonostante tutto questo, Valentino Rossi sta facendo esattamente quello che aveva in mente di fare sin dall'inizio. Niente di più, niente di meno. La squadra satellite è sicuramente la prova che il tempo passa per tutti, ma allo stesso modo è un minuscolo prezzo da pagare in cambio della totale libertà di decidere cosa fare della sua carriera nei prossimi 2 anni, perché di questo si parla. 2021 con opzione per il 2022, se lui vorrà. Quindi più che uno smacco, è un compromesso. Io personalmente ho l'assoluta certezza che Valentino non abbia la minima intenzione di ripetere un'annata come quella passata e sono convinto che deciderà di continuare solo ed esclusivamente se avrà la quasi certezza di poter lottare costantemente per una top 5. Lottare per qualcosa significa anche giocarsela e non arrivarci. Significa giocarsi una vittoria come ha fatto l'anno scorso e poi non vincere. Significa salire sul podio ma anche fare quarto. Divertirsi sulla moto ed avere la possibilità di giocarsela. E se tutto questo non sarà possibile, allora quell'1% prevarrà sul 99%, perché tanto decide lui. Ecco perché il podio della gara scorsa è stato importantissimo, perché è un tassello che messo sul tavolo insieme a tutto il resto lo aiuterà a decidere. E se volete una previsione, io dico che non deciderà prima di aver concluso almeno una delle 2 gare in Austria, ma non mi sorprenderebbe se aspettasse Misano per decidere. E a questo punto è il caso anche di mettere i puntini sulle i riguardo alcune cose, perché a volte leggo della roba che veramente... Quindi per l'ennesima volta, il podio dell'ultima gara non è significativo in quanto podio, è significativo in quanto prestazione positiva. Valentino era molto più a suo agio sulla moto di quanto lo sia stato nell'ultimo anno e mezzo, è questo il vero risultato positivo. Ma che sarebbe stata l'ultima Yamaha senza le rotture, con Márquez fuori, avrebbe fatto quarto, quinto, sesto... Valentino era molto più a suo agio sulla moto di quanto lo sia stato nell'ultimo anno e mezzo. È questo il vero risultato positivo. E comunque non servivate voi a sottolineare il fatto che il terzo posto è arrivato anche grazie a circostanze fortunate. Ce ne eravamo accorti tutti, anche i diretti interessati. Probabilmente avrebbero fatto il podio se non avessero avuto problemi di motore. Poi ci sono quelli continua a correre solo per i soldi.
Volete parlare di soldi, quindi vi chiedo: voi pensate veramente che Valentino Rossi per fare soldi con le moto abbia bisogno di salirci sopra? Se scende dalla moto smette di fare soldi? È questo? Ma uno come lui essere contento per un podio è una vergogna. Alcune persone sostengono che campioni del calibro di Valentino debbano ritirarsi mentre stanno ancora vincendo. Niente fase discendente. Rischiare di vincerne uno in meno è meglio che rischiare di perderlo. Queste persone lo sanno quanto vale un podio in MotoGP, lo sanno quanto vale una top 5, però nel loro immaginario un campione del genere dovrebbe ritirarsi quando è in vetta. E io, pur pensandola in maniera totalmente opposta, rispetto il loro punto di vista, perché è lecito. Ci sono altre persone invece che sembrano dire la stessa cosa, ma in realtà parlano senza sapere quanto vale un podio in MotoGP, parlano senza sapere quanto vale una top 5 a 40 anni, che non capiscono perché Valentino sia ancora in pista. Valentino è in pista perché per gente come lui non basta mai. E salire sul podio per l'ennesima volta non è altro che l'ennesimo traguardo, o addirittura vincere una gara a più di 40 anni è un qualcosa che avrebbe del leggendario. L'anno scorso, in una delle sue peggiori stagioni, stava per vincerne una. Valentino ha sempre deciso di cambiare, di rimettersi in gioco, l'ha fatto costantemente. Crisi in Ducati, alcuni dicevano basta, bollito, lui torna in Yamaha e arriva a giocarsi un mondiale nel 2015. Non c'è giusto e sbagliato, sono scelte. E se un mondiale non sarà mai più a tiro per lui, allora l'obiettivo diventerà una vittoria o un podio. E già che ci siamo, il 2015 è finito come è finito. Voi nei panni di Rossi avreste chiuso la vostra carriera in quel modo? Non credo proprio. Non volete guardare Rossi? Guardate Lorenzo, che sta facendo di tutto per risalire sulla Ducati. E perché questo? Perché chiudere la carriera con l'annata disastrosa in Honda non gli è andata giù. La verità è che gente così smette quando gli pare e piace. Tornando a lasciar sfilare Marquez invece di resistergli, a prescindere da quello che ha detto Rossi dopo gara non mi interessa, ma voi pensate veramente che Valentino, in difficoltà gigantesche, sia così pollo da dare a Marquez la possibilità di, che ne so, passarlo all'esterno? Ma state scherzando? Secondo voi Valentino ingaggia un duello con Marquez sapendo che verrà sverniciato? Ma allora veramente non avete capito nulla di Valentino. Non gliela darà mai una soddisfazione del genere, mai. Almeno finché non si sentirà in grado di essere minimamente all'altezza della situazione, e sicuramente non lo era quel giorno, quindi il minore dei mali è farlo passare. Chiudo dicendo che se Valentino non riuscirà ad adattarsi a queste gomme, allora il 2020 sarà il suo ultimo anno in MotoGP, ma se ci riuscirà, vi garantisco che firmerà il contratto con Petronas e tornerà a divertirsi con l'M1. In ogni caso, secondo me sarà la pista a decidere il futuro di Valentino Rossi.